Ciao, Ciao, come ti chiami? Fabio. Iniziamo con la prima domanda. Come descriveresti la tua esperienza durante i training e come la collocheresti nel tuo percorso formativo o artistico? Allora, la mia esperienza durante il training la descriverei come un momento per me di grande apertura, di grande, appunto, un processo che mi è servito per reimparare a osservare, ad ascoltare. Fondamentale per me è stato l'incontro anche con i partecipanti del training e nel mio percorso formativo, artistico formativo, per me è un tassello molto importante. In che modo ti sei rapportato al gruppo durante le attività? Hai percepito un senso di appartenenza e di sinergia o hai preferito assumere una posizione di osservazione, scegliendo di non partecipare ad alcune pratiche? Allora, il mio diciamo, rapporto con il gruppo è stato sicuramente un rapporto che si basa su una grande apertura nei confronti di tutti i partecipanti al training. Ho percepito un senso di appartenenza, in alcune pratiche mi sono posto un po' più come osservatore e tendenzialmente mi piace molto osservare, quindi come persona ho cercato di essere un po' più silenzioso e approfondire diciamo, questo aspetto, perché nel guardare ho imparato moltissimo. Ti sei sentito accolto e supportato da chi ha condotto il training? Assolutamente sì, mi sono sentito molto accolto, molto supportato e sì, questo. Tra le attività proposte, fisiche o teoriche, quali hanno attivato in te maggiore attenzione e risonanza in relazione alle tematiche affrontate? Allora, diciamo, le pratiche proposte per me sono state le ho prese tutte come cose nuove, insomma, come momenti di esplorazione personale e anche collettiva in questo caso. E lo dico collettiva perché tanto ha fatto il fare l'esperienza nel gruppo. E, quindi questo. Cosa le ha rese significative per te queste esperienze, queste attività proposte? Beh, le storie di ognuno di noi, cioè ha reso significativo la proposta perché ha fatto uscire una parte di ognuno di noi che magari a volte non diciamo, non comunichiamo all'esterno, ma che invece è fondamentale anche per conoscersi. In che misura questa esperienza ha inciso sul tuo modo di riflettere e confrontarti sulle questioni di genere? Ha inciso molto, in quanto diciamo, ha scardinato un po' di preconcetti che avevo su determinate appunto, tematiche e me ne ha fatti conoscere altre, quindi in realtà è stato formativo, educativo e tante altre cose, cioè, per me è stato un corso che aveva tutte le caratteristiche di un corso pedagogico, proprio per cercare di spiegare come che è possibile, come è possibile cambiare, diciamo, la propria visione, ecco. In che modo la danza e il teatro possono contribuire ad attenzionare, esplorare e comunicare le tematiche di genere? Ancora non lo so. Sicuramente questo corso, comunque questo training, per me è un buon punto di partenza. Dal punto di vista personale lo ritengo proprio il primo tassello sul quale puoi costruire tutta una serie di strutture per capire appunto come approcciarsi dal punto di vista performativo. Quali elementi, idee o consapevolezze ritieni di aver maturato al termine di questo percorso? Allora, le idee che ho maturato al termine di questo percorso sono tantissime, mi hanno messo molto in confusione, mi hanno messo delle ulteriori domande
insomma, vado con più dubbi di quelli con cui sono arrivato, ma secondo me è un bene, cioè nel senso per come sono di carattere, farmi domande è l'inizio di praticamente tantissime cose belle che poi arriveranno. L'ultima. Se dovessi rappresentare questa esperienza con 3 parole, un gesto o un movimento, quali sceglieresti? Allora, le 3 parole sono sicuramente guardare, guardarsi, sentire, e il gesto lo faccio. Il gesto può essere questo.